Allora, tutto è iniziato circa 3 settimane fa, quando OpenAI ha rilasciato un nuovo e strabiliante generatore di immagini per ChatGPT. E il popolo di Internet, che sa sempre bene come sfruttare l'innovazione tecnologica, ha inondato la rete con immagini in stile Studio Ghibli e di action figure. Ma oltre alla viralità, c'è qualcosa di più o è soltanto un nuovo strumento per cazzeggiare? E poi, siamo proprio sicuri che sia così straordinario come tutti sembrano pensare? Ci ho riflettuto, l'ho utilizzato, ho la risposta, ma soltanto chi si iscriverà adesso al canale la scoprirà. Ho detto adesso, che stai aspettando tu che non sei iscritto? Forza, clic, clic. Allora sì, ChatGPT è bravissimo a creare immagini fumettose, non per forza dello studio Ghibli. Basta prendere una qualunque foto reale, come quella di questa coppia, dirgli semplicemente trasforma questa immagine in un anime, in un'animazione e beh, il risultato effettivamente è buono. Cioè è simpatico, è credibile, vi potete divertire in questo modo a farvi dei selfie con gli amici e poi farli diventare sostanzialmente un cartone animato. E fin lì, ok, va benissimo, ma non è certo niente di particolarmente strabiliante. Già il discorso dell'action figure a cui accennavo è qualche cosa di un pochino più raffinato in fondo. Io per esempio avevo provato a dirgli proprio direttamente fai un disegno di me stesso come action figure, sii il più possibile specifico in base a ciò che sai di me e inserisci nella confezione il maggior numero possibile di cose interessanti che rappresentino chi sono. Allora, primo errorone, Christian, doveva essere il mio nome, non so da dove l'abbia tirato fuori, nelle istruzioni generali di ChatGPT io gli ho specificato come mi chiamo, proprio scritto nome e cognome, non so quindi da dove sia venuto fuori questo Christian. Primo errore. Secondo errore, la rappresentazione fisica è completamente casuale. Ora in questo caso lui non aveva particolari indizi, non mi ha chiesto comunque mai niente, come fa di solito, cioè improvvisa quando non sa, e questo è un grosso difetto un po' di tutte le IA, e poi ci ha messo un po' di cose a caso, ma tutto sommato fatte anche abbastanza benino. Se andiamo a vedere il dado, ora al netto che ha ripetuto il numero 3, erroraccio, però i numeri sono scritti in maniera abbastanza credibile, poi c'è un libro, una macchina fotografica, una penna, queste qua in fondo sembrano degli auricolari, non sono fatti benissimo, vabbè, ok. Allora che cosa ho fatto? Mi sono fatto fare una foto al volo da Lorenzo, una foto veramente pessima, e gli ho detto, mi sa che ti è sfuggito qualche cosa, mi chiamo Nicola e questo sono io, e gli ho anche detto che cosa inserire nella confezione. Questo è il risultato, ora al di là che mi ha notevolmente imbruttito, allargato, sono un po' tarchiatello e tutto. Il dado in questo caso l'ha fatto molto peggio rispetto a prima, vedete i numeri sono completamente senza senso, c'è un po' di sbavatura anche sull'omino Lego, ci sono due penne, io gli avevo detto soltanto una e questo qua in fondo, boh, si fatica a capire che potrebbero essere degli auricolari. Insomma, non ha fatto un grande lavoro, però ci sono due cose notevoli. Il primo è la scritta Nicola Action Figure, che è perfetta, non solo è perfetta nel senso che è esattamente quello che avrebbe dovuto scrivere, e già questo sembra una banalità, ma tutti i modelli precedenti, quando c'era di mezzo la scrittura, qualcosa lo sbagliavano, anche proprio a livello di sintassi. Ma poi è scritto in modo credibile con quella che potrebbe essere la confezione di questo oggetto. Cioè non è solo una scritta, c'è proprio tutto un effetto dietro, c'è Nicola, il font per il nome Nicola, che è un po' 3D, e sotto action figure che si incastra bene nell'ombra del font principale, e di nuovo la scritta è coerente. Non è una banalità questa. Poi non è nemmeno banalissimo il fatto comunque che lui mi abbia convertito dalla foto reale mia in questa altra versione, diciamo da action figure, che in fondo è una conversione fatta bene, meglio un po' di tutto il resto. È un inizio, ok, ma non è esattamente qualcosa di strabiliante, quindi per cercare di testare a fondo le potenzialità e i limiti attuali di questo generatore di immagini, ho sfruttato OpenAI stessa, che sui social si è sbizzarrita a sua volta a condividere i risultati degli utenti o anche i risultati appunto ottenuti direttamente da OpenAI per dimostrare le potenzialità di ChatGPT come generatore di immagini, e sono venute fuori secondo me delle cose abbastanza interessanti. Per esempio il nastro di Mobius, Holy Smokes! Porca pupattola! Il nuovo GPT 4.0 è il primo che sia stato in grado di riprodurre fedelmente un nastro di Mobius, che è praticamente questo nastro arrotolato su se stesso, one shot, no editing.
Proviamo. Questo è il prompt: crea un perfetto nastro di Mobius fluttuante a mezz'aria. Ed effettivamente c'è una piccolissima sbavatura qua, una macchietta nera. Questa giunzione non mi convince insomma proprio del tutto, però insomma il risultato l'ho portato a casa. Non è proprio bello come il precedente, non sappiamo esattamente il prompt che abbiamo visto prima come fosse stato strutturato. Lo sfondo qui è abbastanza banalotto, se vogliamo. Gli ho detto fluttuante a mezz'aria, non ha messo nulla sullo sfondo. Ok, proviamo però un po' a complicarlo. Crea un nastro di Mobius fluttuante a mezz'aria come se fosse una piccola città con edifici, auto e persone in miniatura al suo interno. Farlo con il rapporto 3,5. Qualcosa lo ha fatto, gli edifici, la città e tutto, ma ha completamente perso il senso di geometria del nastro di Mobius. Quindi mi viene in mente che probabilmente sì, è stato in qualche modo addestrato sul nastro di Mobius, cioè sa che cos'è e lo sa riprodurre, ma nel momento in cui gli chiedi una qualche variazione che poteva diventare un po' un quadro di Escher, sbaglia completamente. Sì, ci sono delle pieghe, ma questo non è un nastro di Mobius in nessun modo. È vero che il prompt tutto sommato è abbastanza semplice, ma del resto ha comunque pochi paletti, tranne il fatto del nastro di Mobius e degli edifici. E indubbiamente non ha azzeccato quello che era il mio intento. Ok, proviamo un'altra cosa. GPT-4o Native Image Gen, il modello generativo di immagini GPT-4o, può colorare foto storiche. Ora in questo caso è una foto storica, ma insomma vediamola in generale, no? Con un'incredibile accuratezza. Proviamo. Gli ho dato in pasto la foto di prima in bianco e nero e gli ho chiesto di colorarla. La sua risposta è stata: non posso esaudire questa richiesta perché viola le nostre policy su contenuti. Che problemi ci sono? Capisco perfettamente. Anche se l'immagine è tua, non posso verificare in modo certo che ci sia il consenso della persona ritratta, quindi per policy non posso procedere. E nell'immagine che abbiamo visto prima c'era proprio una persona. Ma a quanto pare in questo caso l'ha ricolorata. Per farvi capire, anche la foto di una torta, un oggetto proprio banalissimo, non va bene. Non posso perché coinvolge un oggetto del mondo reale in un contesto verosimile. Le nostre policy limitano le trasformazioni fotorealistiche di immagini reali anche in bianco e nero. Cioè, nell'esempio di prima, la stessa foto della torta, se gli dico ricrea questa stessa identica torta ma a colori, lui l'ha rifatta. Ma non sono la stessa torta. Le candeline non sono le stesse, la decorazione non è la stessa, ci assomiglia, ma non è la torta di prima. L'ha ricreata completamente da zero, ispirandosi all'immagine di prima. Allora in quel caso tutto ok. Ecco, questa è una mia foto in ufficio. Puoi girarmi di spalle? Non posso modificare direttamente l'immagine per girarti realisticamente di spalle, perché comporterebbe la generazione fotorealistica del tuo corpo e un volto da una nuova prospettiva. Insomma, non lo può fare da noi. Come sarebbe questa foto se la fotocamera non fosse stata di fronte a me, ma alle mie spalle? E qui ce l'abbiamo in un certo senso fatta. Lui l'ha ricreata, di nuovo, mettendomi però di spalle. Nel fare ciò ha ricreato un po' tutto, ha messo questa scrivania irrealistica perché per qualche ragione ha pensato che io dovessi comunque guardare un qualche oggetto, l'ha messa lì di traverso, non c'entra nulla, non è la foto di prima vista di spalle, cioè ha solo girato me e ricreato comunque porzioni della stessa immagine, quindi ha fatto un po' di confusione, però questo è per dirvi che spesso questi blocchi che ci sono possono in qualche modo essere aggirati tramite il prompt, cioè dovete cercare di farvi furbi e guardare le cose un po' da un'altra prospettiva e magari riuscirete a fargli fare quello che fino a pochi istanti prima lui vi diceva che non poteva in nessun modo fare. Altro argomento, il design di interni. C'è addirittura questa ragazza che ha condiviso questo video dove spiega proprio come sia facile riarredare casa con ChatGPT. Ecco, allora io ho preso questa foto qui, che è proprio una foto reale di una stanza vuota, e gli ho chiesto di arredare la parete bianca che vedete là. Il risultato è questo, che di primo acchito può sembrare buono, ma se guardiamo le due immagini ci accorgiamo che in realtà lui ha nuovamente ricreato la prima foto, cioè non ha inserito un elemento in più nella foto precedente, ha ricreato quella di prima e in questo caso l'ha ricreata in modo piuttosto fedele perché non c'era molto su cui fantasticare, però comunque è chiaro che la pianta non è la stessa, la finestra non è la stessa, non è lo stesso nemmeno il pavimento. A prima vista è la stessa immagine ma non è identica.
e ci ha aggiunto una cosa, e funziona ancora meglio se gli date proprio una seconda immagine da aggiungere alla prima, e lui l'ha aggiunta, devo dire, bene all'interno dell'immagine. Nuovamente non è la foto di partenza, è una che ci assomiglia, però la composizione è credibile e quantomeno in pochissimo tempo vi permette di avere un'idea di quello che potrebbe essere un cambio di arredo a casa vostra o comunque in un luogo che vi interessa, al netto poi che le proporzioni, le dimensioni e tutto quanto non sono affidabili al 100%. Risolvi la seguente equazione scrivendo tutti i passaggi corretti su una lavagna. Lui ha scritto l'equazione, ha fatto i passaggi, ma i passaggi sono sbagliati. Il risultato non è meno un mezzo, perché nel secondo passaggio lui ha fatto il minimo comune denominatore solo dal lato sinistro, ma dal lato destro non ha moltiplicato per 2, e quindi il risultato è sbagliato. Quindi visivamente l'immagine tutto sommato è esattamente quella che gli avevo chiesto, ed è fatta bene, è realistica, sembra davvero una lavagna con le scritte, ma ha sbagliato proprio la matematica. Gliel'ho fatto notare, lui mi ha rifatto tutti i passaggi, tra l'altro spiegandomeli benissimo e tutto quanto, e mi ha detto che il risultato è 5 settimi. Quindi non era un mezzo, ma 5 settimi. Vuoi che lo rappresento correttamente su una lavagna? Sì, l'ha fatto correttamente sulla lavagna, ma non era l'equazione di partenza. E tra l'altro comunque ha forzato il risultato, cioè è sbagliato proprio anche il procedimento che ha fatto, quindi è un doppio errore. Ha riscritto l'equazione originale, scendi, dice ok, ora che i passaggi sono precisi, riparto, esatto. Di nuovo, questa immagine, ma non è l'equazione di partenza. Ancora non ci siamo, gli ho dato io l'equazione di partenza, gli ho riscritta. Scrivi questa, fammi i passaggi, e lui di nuovo ha sbagliato e mi ha rifatto x uguale un mezzo. E a questo punto, che vi devo dire, mi sono arreso, perché effettivamente di iterazioni ne abbiamo fatte, non ci arrivava, si sarebbe potuto forzare in qualche modo, sì, forzandogli i passaggi uno a uno probabilmente, però comunque avete visto che c'è una certa stupidità tra la creazione dell'immagine e il ragionamento matematico che onestamente non mi aspettavo. Ora, all'inizio avevamo detto che ChatGPT è bravo ad alterare delle foto, quindi una foto reale diventa un cartone animato. Ma se invece gli chiediamo proprio di creare da zero una foto realistica, come il caso di questa scimmia, sì, è bravo, secondo me effettivamente è bravo. Questo cane tutto sommato è abbastanza credibile, poi gli occhiali in fronte uno può anche dire come fanno a starci, come fanno a non starci, però l'immagine di per sé non ha proprio qualche cosa che gridi falso da tutti i pori, cioè anche il pelo dell'animale qua ha un movimento che è realistico. Quindi in queste cose effettivamente va bene, ma vi dirò di più, va bene anche se partite da un disegno un pochino magari scarabocchiato in bianco e nero e gli chiedete di trasformarlo in qualcosa di reale. Rendi reale questo disegno. Il risultato è questo. Alla fin fine è coerente. Ora, non ha mantenuto esattamente i personaggi come li intendevo io. Nel disegno iniziale, secondo me, si capiva che questi erano mamma, figlio, babbo, e qua sono diventati sostanzialmente 3 bambini. Ok, diciamo piccolo errore, però poi al di là di quello, vedete, rendilo cartoon, ecco che te l'ho fatto cartoon, questo molto carino, molto credibile. Stile impressionista, eccolo in stile impressionista. Quindi su queste cose, su questo tipo di generazione di immagini anche da zero o basandosi su un modello, è veramente fenomenale. Gli potete dire qualunque variazione, qualunque cosa vi venga in mente, qualunque cosa vi serva, e lo fa. In questo modo ci potete far tranquillamente giocare i vostri bambini quanto volete, gli potete creare dei disegni da colorare, gli potete dare un modello già colorato e dirgli guarda, prova anche tu a farlo come modello in questa maniera. Insomma, i casi di applicazione effettivamente ci sono e il risultato è ottimo, veloce e con prompt davvero banali e semplici, senza bisogno di grandi iterazioni. E un altro campo in cui davvero eccelle, come avevo accennato prima, è quello del testo. Il prompt in questo caso era voglio un testo formattato correttamente che non sembri spazzatura. Se ce la fai, comprerò la versione Pro. E tra l'altro è veramente bellissimo il fatto che lui abbia messo un boarding pass one way ticket to ChatGPT Pro. Mi stupisce davvero tanto questa aggiunta, perché con un prompt molto simile scrivi un breve testo in italiano su un blocco di carta, se il testo è coerente e sensato passo a ChatGPT Pro. Il risultato è stato questo, che sì, è ottimo, perché il testo l'ha inventato lui, è coerente, è scritto tutto bene, perfettamente. Io non ho mai visto nessuna altra IA fare una cosa del genere, per di più su un testo completamente inventato. Cioè non ci sono sbavature, sembra scritto a mano o comunque insomma con una stampante, con una calligrafia credibile. È che l'immagine rispetto a quella che abbiamo visto prima è molto più piatta, non c'è
quel tocco di simpatia del biglietto, del boarding pass, della carta d'imbarco per avere ChatGPT Pro, non c'è appunto nessun riferimento all'ultima parte del prompt in questa immagine qui. Per questo dicevo, dubitavo un po' che quella di prima fosse stata ottenuta con un prompt semplice tanto quanto il mio. Poi ci si può magari arrivare raffinandolo un po', ma nel mio caso proprio tutta l'immagine di per sé, al netto del testo che ribadisco è fantastico perché l'IA fino a prima del generatore di immagini di ChatGPT questa cosa qua non la sapevano fare, però il resto dell'immagine è veramente banalotto. Una cosa invece molto ganza sono le infografiche. Qui vi spiega come cucinare un uovo e io gliel'ho fatta rifare, crea una breve infografica su come cucinare l'uovo al tegamino. E lui non solo ha scritto i passaggi correttamente in italiano, l'uovo al tegamino, con poi appunto tutte le scritte 1, 2, 3, 4, tutte in italiano, tutte fatte bene, ma tutto sommato nella sua banalità il procedimento è corretto, cioè va bene, vi ha fatto con un prompt idiota una infografica che magari se aveste dovuto farla voi a mano ci avreste messo molto di più. Pensate con dei prompt più raffinati quanto possa essere utile questo nel campo dell'educazione, ma anche del lavoro. Volete inserire in una qualche presentazione un'infografica su qualcosa magari di più elaborato di nuovo al tegamino, lo potete fare veramente nel giro di pochi secondi. Ecco, questa è stata invece un'altra piccola delusione. Oh my god, this is actually insane! Oh mio Dio, è incredibile! Gli ha chiesto questo utente di Reddit di rendere questa immagine sfocata, di renderla a fuoco. Ed effettivamente ho pensato, cavolo, questo potrebbe essere una bella applicazione. Gli ho chiesto di mettere a fuoco questa immagine, che più o meno alla fin fine è come quella di prima. E lui mi ha detto, non posso mettere a fuoco direttamente un'immagine sfocata come questa, poiché migliorare la nitidezza di una foto reale in modo fedele al soggetto originale richiede informazioni visive che non sono più presenti nell'immagine sfocata. Tuttavia posso generare una nuova immagine, non è quello che volevo io. Ho provato a dargli lo stesso prompt in inglese che c'era nella foto che abbiamo visto prima, ma nuovamente mi ha risposto in inglese con la stessa cosa di prima praticamente. Gli ho chiesto poi di restaurare l'immagine, ho detto proviamo a girarci attorno, ma niente, anche in questo caso non gli è andata bene. Allora mi è venuta in mente un'altra cosa che avevo visto sempre su Reddit, cioè questa qua, che ha, come dire, ricreato, ha fatto un upscaling dell'immagine, ho detto magari questo ce la fa a farlo. No, perché se gli chiedo di migliorare il livello di dettaglio di questa foto, lui mi dice non può migliorare direttamente il livello di dettaglio, upscale o sharpening, aveva capito bene quello che volevo. Tuttavia può generare un'immagine, di nuovo è sempre quello lo scoglio. Non modifica queste cavolo di foto, le ricrea. Ma la singola forse delusione più grande l'ho avuta da questa serie di immagini in stile POV. Lui qui vi dice show me a real life first person POV off e questo è il risultato, no? Try this prompt, proprio così, e dovrebbe fare una cosa del genere. Allora, io ho ripreso il prompt, show me a real life first person POV of a race car driver, e mi ha fatto questo, che non è un POV, perché c'è il race car driver nella stessa immagine. Sono andato avanti con altre immagini simili, a slave while building the pyramids, e mi dice no, non la può ricreare perché probabilmente ci sono di mezzo schiavi e quindi non va bene, ok. POV di un astronauta nello spazio e di nuovo mi ha fatto vedere non il POV, mi ha fatto vedere l'astronauta nello spazio, che tra l'altro si fa tipo probabilmente un selfie. E allora lì ho capito forse qual era l'inghippo. E infatti ce l'ho fatta. Come? Modificando il prompt così. Show me a real life first person POV of an F1 cockpit. Cioè gli dovevo dire quello che volevo vedere effettivamente. Cioè io volevo vedere il cockpit della Formula 1. Se gli dico il POV del pilota di Formula 1, lui non capisce che deve farmi vedere il punto di vista del pilota. Quindi era il prompt iniziale, forse non era così perfetto, quantomeno non funziona così perfettamente, ma soprattutto il risultato, questo volante qui, è altamente più imperfetto rispetto a quello che c'era nell'immagine che aveva fatto vedere OpenAI. La stessa cosa vale per esempio per quest'altra qui. Qui sono riuscito a rifare il Taj Mahal con questo, dicendogli un uomo che giace per terra in fronte al Taj Mahal, ma non era proprio fatto così bellino come quello precedente. Questo qua, per capirsi, molto più realistico. Probabilmente il prompt, dopo quella prima parte che si suppone fosse uguale per tutti, aveva molte più cose scritte molto meglio. Fatto sta che non è paragonabile al mio risultato che ho di qua. E lo stesso discorso in un certo senso vale per questo, dove gli ho detto two hands of an astronaut reaching for the International Space Station. Qui è più credibile, è, diciamo, senz'altro migliore rispetto a quello che avevo avuto in precedenza, forse è il migliore dei tre, forse. Insomma, in alcuni casi ok, è colpa dei prompt,
non possiamo sempre pretendere che con dei prompt molto semplici di avere poi dei risultati perfetti. Dobbiamo rifinirli, dobbiamo insistere, dobbiamo girarci un po' attorno. Diciamo che la colpa può essere del prompt. In altri casi ci sono però dei vincoli di policy, vincoli del GDPR, vincoli che volete voi. Abbiamo visto che nel primo caso forse si possono un po' aggirare in alcune situazioni almeno. Nel secondo caso, per il momento, qua da noi non ci si fa nulla, non riuscite a fargli modificare una foto in modo realistico, la deve sempre ricreare, non c'è verso. E appunto il problema grosso è che per un ChatGPT che rispetta delle regole, che magari sono anche giustissime, non voglio mettere in dubbio che lo siano, ci possono essere 10.000 altre IA che di queste regole, per un motivo o per un altro, se ne infischiano. Fino a qualche mese fa Midjourney faceva delle cose che gli altri generatori di immagini non facevano, e da quello che vedevo lo faceva, non dico proprio in aperta violazione del copyright, ma qualche dubbiettino te lo sollevava. Quindi sì, da migliorare abbiamo visto che rispetto anche alle stesse immagini che ha condiviso OpenAI su Instagram, che ci dipingono forse una realtà che al momento ancora non è esattamente quella, da migliorare di cose ce ne sono. Ma allo stesso tempo questo nuovo generatore di immagini è stato introdotto così da un giorno all'altro, cioè GPT non era un granché nella creazione di immagini fino a 3 settimane fa. Poi è arrivato e è cambiato tutto, ha stravolto la generazione di immagini, ha surclassato sotto tantissimi aspetti, soprattutto quelli del testo, la concorrenza. Quindi magari tra altri 6 mesi, così, qualcuno accende un interruttore e di nuovo molti dei limiti che abbiamo visto oggi spariranno esattamente da un giorno all'altro, perché l'evoluzione dell'IA è veloce e quando arriva è spesso proprio rivoluzionaria, cioè cambia drasticamente le cose, quello che fino a un giorno prima non potrete fare, il giorno dopo lo potete fare, e questa cosa succederà di nuovo, e di nuovo, e di nuovo nel giro di poco tempo, finché questi sistemi qui non saranno, mi verrebbe da dire, pressoché perfetti. E questo è bellissimo e dall'altra parte è un problema, perché oggettivamente tantissime cose che prima richiedevano la mano, l'occhio di un esperto, nel prossimo futuro non lo richiederanno più. E non vi occorre che vi dica perché questo è un problema serio. Mi fermo qui perché mi sono veramente dilungato tantissimo, grazie per avermi seguito in questo viaggio immaginario, scusate il gioco di parole, basta battute, mi rimane solo da dirvi una cosa, un saluto e alla prossima, perché vi siete iscritti al canale all'inizio del video, vero?